Sei sveglia? Più o meno. Si parte. Finalmente siamo partiti. Direzione Golfo di La Spezia, quindi Golfo dei Poeti. Siamo sui 4 nodi e 7, quasi a 5, quindi sfruttiamo questo bel vincello del mattino. Siamo alzati presto proprio per quello. Mi ha tirato giù anche Matilda. Ciao Matilda. Ciao. E si va. Sta a posto Matti? Piegati? Vabbè dai, un pochettino. Sei orgogliosa della tua piantina? Bellissimo. Non puoi togliergli le foglie però. Com'è l'acqua? Calda, bollente. Di traffico da queste parti. La colazione è pronta, c'è un po' d'aria stamattina, speriamo che tenga. Lasciamo il Porto delle Grazie in direzione Marina di Pisa, le nostre tappe verso l'Isola d'Elba. Sullo sfondo di Porto Venere ci siamo messi all'asco con la nostra timoniera per prendere un po' di velocità. Allora, per chi vuole avere un po' più di informazioni tecniche, gli altri possono andare avanti. Vi faccio vedere come ho impostato il mio GPS 73 della Garmin. Economico ma molto efficiente strumento di bordo, direi. Allora, partiamo dalla parte bassa dove ho messo la velocità, speed, i nodi naturalmente, e subito sopra ho impostato la VMG, Velocity Made Good, che è la velocità di avvicinamento al waypoint successivo che ho già impostato come Marina di Pisa in questo caso. Sopra cosa ho? In alto a sinistra vedete un puntatore. Il puntatore pointer altro non è che la direzione che dovrei tenere per riuscire ad arrivare alla meta, al waypoint successivo. Come vedete tira un po' a dritta perché io mi sono messo un po' all'asco per prendere un pochettino di più di velocità e massimizzare la
VMG, quindi quella sopra 4.2, quindi la velocità di avvicinamento a waypoint. In alto a destra ho le miglia che mi separano dal prossimo waypoint, poi ho l'ora del giorno banalmente, e in basso a destra l'ETA, cioè l'ETA, ovvero il tempo stimato di arrivo, meglio, l'ora stimata di arrivo. Si può shiftare sui numeri un po' più piccoli, numeri un po' più piccoli. Adesso lo becco, ecco qua ho messo più o meno gli stessi dati, si fa un po' più fatica a leggere, in più c'è qui in fondo la massima velocità raggiunta in questa tratta e il waypoint, che come vedete è Marina di Pisa, poi con informazioni sulla rotta da tenere e via dicendo, ma il waypoint sopra in alto è più che sufficiente. That's it! Purtroppo il vento è calato e c'è più onda che vento, del resto Meteomar dava mare mosso, quindi dovevamo aspettarcelo. Ci dedichiamo un po' alla pesca, vediamo se salta fuori qualche soddisfazione da questa pratica ancestrale. Detto fatto, la pratica ancestrale ha colpito. Un'altra cattura. Tanto finalmente si è alzata l'aria, ce l'abbiamo di fronte, quindi dobbiamo far bordi, però almeno un po' andiamo a vela. Ed eccone un altro. Adesso ci fermiamo però perché sennò riempiamo il frigo. Abbiamo spento il motore, intanto guardate che bella scia che c'è. Abbiamo comunque il pilota automatico, così ci possiamo dedicare al pranzo. Un attimo. Con due mani di terzaroli perché il vento si è alzato un po' tanto, ha ridotto tutto. Curiosiamo in cucina, parmigiana di melanzane che ormai è diventata una tradizione a Marina di Pisa, e qua dentro pescato di oggi, sgombri, aguglie e un altro prosciutto. E se venite a Pisa, alla Marina di Pisa, non perdetevi la passeggiata sulla diga foranea che entra poi nella foce dell'Arno, veramente spettacolare soprattutto al tramonto. Sono le 6:40 del mattino, lasciamo la Marina di Pisa per andare ancora verso sud. Ci stiamo avvicinando alle secche della Menoria, siamo su un fondale adesso ai 5-6 metri più o meno, siamo arrivati anche vicino ai 4. Ci teniamo paralleli al bordo
dell'area marina protetta leggermente fuori. Sto pensando di scendere. Scendi, scendi. Ne ho pescata una grossa, una balena. Vedi come tira, mi rallenta la Carmen. L'unica che fa il flambè nel piatto di plastica. Spettacolo. Cosa hai usato per fare questa roba? No, il mio room. No. Con l'alba che ci saluta lasciamo Marina di Cecina e ci dirigiamo verso Isola d'Elba. Navigiamo a motore in direzione Marciana Marina, non c'è vento, ahimè, speravamo. Siamo un po' lontani dalla costa, forse si vede un po' la collina di Populonia, dietro il mare. Eccoci qua, arrivati all'Elba, abbiamo deciso di atterrare qui a Punta d'Enfola per concederci un po' di relax in una rada qui dietro, vediamo Villiccio o qualcos'altro e dopo procederemo in direzione di Marciana, un po' più a ovest. Sì, potremmo andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, aiuto! È scappato il leone! E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Oggi giornata di relax, stiamo qua nei pressi di Marciana, stiamo bordeggiando un attimino, c'è un pelo d'aria almeno per fronteggiare la calicola, ci sentiamo un po' di fresco in bolina.
prendiamo uno stromo. Oh donna. 4,8. 4,8. Che brava, che maniera. 5,4, ma sono solo 5,4. Vai. Tutto a posto? Hai bevuto un po'? C'hai anche i pezzi fuori. La maschera. Ok. Allora, oggi era previsto come sesto giorno di andare a fare un giro da Marciana fino a Pomonte, dove c'è questo reditto dell'Elvis Scott che è stato segato a metà dopo essersi infranto su uno scoglio. Volevamo fare un po' di snorkeling, poi girato l'angolo della polveraia c'era un vento bello forte, ben detto non riusciremo a immergerci, e quindi siamo tornati indietro verso il Cotoncello, la spiaggia del Cotoncello, che però era un po' affollata. Siamo quindi venuti un po' più avanti, meglio indietro verso Marciana, qui a Sant'Andrea, veramente un bel posticino. Guardate che acqua, spettacolo. Com'è l'acqua? Dopo non l'aveva. E non pagano l'ormeggio. Settimo giorno di vacanza e di navigazione. Oggi navigazione perché ci spostiamo dalla parte nord dell'isola d'Elba, da Marciana, verso la parte sud nella rada di Lacona. Strambato, altrimenti invece che a Lacona andavamo a Capraia. Siamo sempre al Gran Lasco, un mare a sinistra, a velocità intorno ai 6 nodi e qualcosa, quindi buonissima andatura, fino a che poi dopo la polveraia probabilmente resteremo un po' coperti dal vento. Immagino che anche l'onda calerà un pochettino e si navigherà un po' più tranquilli.
Oggi bellissimo risveglio in rada con un bagnetto rinfrescante. Fra un po' togliamo gli ormeggi, anzi salpiamo l'ancora e ci dirigiamo verso la terraferma, verso Puntala. Faremo una navigazione di circa 24 miglia. Il mare è ancora un pochettino mosso, non si vede qui ma fuori c'è un po' d'onda. Speriamo di trovare del vento buono per fare una navigazione tranquilla ma veloce. Matti, è la precedenza? Veramente. È qualcosissimo. Quella è motore. Abbiamo incominciato la traversata dall'isola d'Elba verso Puntala con Matilda al timone che sta tenendo 4.2. un'andatura di polina stretta con una velocità di 4.2 adesso, quindi saremo sui 4 circa di VMG. Non ci possiamo lamentare, non attacchiamo il motore e vediamo se riusciamo a farcela tutta così. La faccia della mangianza. Il 23 luglio 2023 Puntala. Salpiamo, abbiamo sbarcato Matilda, il membro dell'equipaggio più giovane, ieri sera. Siamo rimasti io e Isa e oggi salpiamo e andiamo verso Salivoli, dove pensiamo di trascorrere qualche notte di scirocco forte o di vento comunque forte. Staremo in porto, ci andremo a visitare un pochettino i dintorni. Scappati da Puntala per non doverci restare 4 giorni, perché non è un posto, diciamo così, bello da starci o attraente da starci chissà quanti giorni. Il porto e qualche spiaggia che lascia un po' a desiderare, niente più. Quindi siamo qui a Salivoli, dove oltre al porto c'è un po' di città, un po' di paese, c'è una bella spiaggetta con l'acqua dell'Elba, bella bella. Le calette da girare, fare anche magari qualche passeggiata verso Populonia e passare qualche giorno in attesa che il tempo sia favorevole alla navigazione.
trovato una panchina anche qua. È la numero 150. Numero 150 Big Bench. Siamo davanti a Cala Moresca, vicino a Salivoli. Non potendo navigare, oggi ci dedichiamo a una passeggiata lungo la costa che va da Piombino, quindi Salivoli, fino al Golfo di Baratti o Pulonia. Ci sono delle calette poco accessibili, con un po' di gamba, magari da qualche parte riusciamo ad arrivare. Tutto a posto? Il tempo e il vento non ci permettono di navigare in sicurezza, quindi facciamo un giro per Punta Falcone. Guardate come si chiama questo uccello. Prunella modularis. Avete letto? Beh, se ne incontriamo una vediamo cosa sta facendo. Ops, dove andiamo? Chissà che buono il miele qua, sapala di mirto. Andiamo a trovare le api, che carine. C'è delle belle casette affacciate sul mare. Approfittando del fermo, una bella pulitina al tech c'è stata veramente bene. Sembra nuovo, ma è bello. Oggi è molto più sereno,
mare ancora mosso, ma si vede Capraia là e là in fondo anche i monti della Corsica. Quindi dopo Calalunga lunedì, ieri siamo stati a Punta Falcone, oggi cerchiamo di arrivare in una caletta che si chiama Fossa delle Canne. Boh, vediamo com'è. Allora, sono le 6:05 più o meno del mattino di giovedì 27. Siamo a Salivoli e ci apprestiamo finalmente a partire verso Rosignano Cala dei Medici. Ora tutto ok, comandante Edi. Buon rientro a Salivoli. Sono circa le 6:30 del mattino, si vede anche dalla mia faccia un po' addormentata. Lasciamo Cala dei Medici a Rosignano per andare verso nord, vediamo dove riusciremo ad arrivare. Il tempo è molto bello, vedete da sotto, speriamo bene di non prenderci acqua e soprattutto temporale. La prossima, Isa? No, meno male, non mi piaceva. Allora, abbiamo aperto le vele, siamo in procinto di arrivare davanti a Livorno. C'è un bel po' d'onda ancora lunga, residui del mare in scaduta dei giorni scorsi. Stiamo procedendo a treno di E7, treno di 8 con una VMG superiore comunque 3,5, quindi può andare bene.
fai? Mangio le lettere. Mangi le lettere della nostra vacanza. Ma che bello. Ciao. Allora Isa riprende tutto, posta tutto. Cosa stai riprendendo? Fammi vedere. Porca miseria, ma dai. Cavolo, il mio pesce. Guarda il mio pesce. Cosa c'è? Tutti a casa. Ed eccoci qui a Marina di Carrara. Siamo arrivati dopo 43 miglia,6 di navigazione. Bella lunga oggi, brava Carmen e bravo equipaggio naturalmente. Sì, molto motore perché c'era poco vento, quindi magari via da motori insieme. Abbiamo fatto un po' di navigazione così. Siamo qui al Marina del Club Nautico. Siamo andati a prenderci un po' di pesce fritto, eccola qua, una bella acciuga fritta dalla friggitoria che vi metto qua così, vediamo se si vede, speriamo, e si chiama Friggitoria da Marco. È buona, c'era un bel po' di gente, quindi in effetti il fritto è buono e con una ventina di euro si mangia veramente tanto anche in due trasporto, ma si può mangiare anche sul posto prenotando. Ragazzi, queste acciughe vanno giù come ciliegie. Ultima tappa, si parte da Marina di Carrara, dal Club Nautico, in direzione Lavagna. Non le piace parlare. Abbiamo fatto oggi 1 milione alla fine. Mi sembri contenta. Sì. Stanchina. E anche quest'anno la Carmen ci ha portate a Belva e anche un po' più in là e ci ha riportate a casa sani e salvi. È stato un giro un po' più impegnativo dell'anno scorso, però ci l'ho portata bene. Ed ora bella birretta. Ciao!